buonasera staff, buonasera a tutti coloro che ci seguono. Buonasera a tutti. Con grande onore, orgoglio, con grande onore, soddisfazione, ammirazione e contentezza, permettetemi di presentare il dottor Gerald Bassleer, noto ittiopatologo che secondo me è uno dei migliori del mondo. Benvenuto dottore, l'abbraccio forte e consentito per partecipare, per significare ulteriormente la nostra vicinanza e ammirazione, chiedo allo staff di partire un applauso. Amalia, traduci. So we are glad to have you all here, and we are incredibly honored to be joined with the doctor, who is one of the best, if not the best, on the field. Thank you. I appreciate your kind comments, and I hope you can judge after one and a half hour if I'm the best to answer your questions. Il dottore vi ringrazia dei saluti e spera che in questo breve periodo di tempo che state insieme possiate giudicare se è davvero così bravo come voi lo definite. Benissimo, prenderei allora la parola io. La parola a Metello, perfetto. Ciao a tutti, balling maniache e balling maniaci. Devo dire che sono decisamente emozionato questa sera nel presentare questa videoconferenza che possiamo sicuramente definire storica tra gli appassionati di acquariofilia marina in Italia. Infatti abbiamo l'onore di avere qui con noi in diretta dal Belgio un'eminenza assoluta dell'acquariofilia mondiale. Come ha già detto Ciro, il professor Gerald Bassleer, che è un ittiopatologo di fama da circa 44 anni, che si occupa in particolare di malattie dei pesci d'acquario e di alimentazione dei pesci d'acquario. Vai Amalia. Thank you. So thank you for joining us again, and this video conference could be defined historic because we have the honor to have the Dr. Gerald Bassleer here, who is one of the best in the field and is actually the one that can talk to us more about the health of fishes, and can explain us a bit more about Aquarius and many other things regarding this. Come molti di voi iscritti sapranno, qualche settimana fa il dottor Bassleer ha accettato di unirsi alla nostra grande famiglia. In pratica è diventato un nuovo iscritto, no? Un po' come voi 5.000 iscritti. Diciamo che un iscritto di un certo rango, un iscritto che ci potrà dare dei consigli particolari, che ci potrà svelare molti dei suoi segreti su come tenere al meglio i nostri pesci marini. E potrei andare avanti, potrei dire che il dottor Bassleer ha scritto vari libri appunto sulle malattie dei pesci d'acquario, che ha addirittura creato una app chiamata Disease per il cellulare sulle malattie dei pesci d'acquario, e tra l'altro è fondatore e titolare di una straordinaria azienda, la Biofish, il dottor Bassleer, che produce mangimi naturali fatti apposta per rafforzare le difese immunitarie dei nostri pesci. Bando alle ciance, mi sono dilungato un po' tanto e adesso direi che lascio ad Amalia la parola per dire queste ultime cose che ho detto e poi passiamo alle nostre ambite domande al dottor Bassleer. As glad as we are to have you here, we have to say that you have had an incredible impact on the field. You created an app, you wrote books, and you have created some fish food who is actually natural, and you can, share with us some bits and pieces and your secrets to keep our Aquariuses always on point and our fishes always healthy, in order to give the best out of this passion of ours. And you are basically, he said, you are a new subscriber, so you are now part of the family, and he's incredibly proud and shocked of the fact that you actually agreed on being here. For these people, it's actually an incredible honor to be able to communicate with you now.
Well, I thank all the people attending this, because the knowledge I collected here is by you people teaching me your secrets and teaching me your experience, which gives me all the information which I can use to explore better opportunities to take care of better quality of the fish. In realtà tutta la conoscenza che ha acquisito è anche grazie a voi, perché comunque dandogli, parlando di quello che fate voi, è riuscito a raccogliere l'esperienza necessaria per evitare certi errori e per massimizzare comunque la cura dei pesci. Benissimo, grazie Amalia. Allora, dottor Bassleer, possiamo cominciare. Abbiamo radunato queste poche domande, che sono domande per noi molto, molto importanti, che sono state, molte delle quali sono state poste dai nostri iscritti, molti dei quali sono principianti. E quindi a volte, quando devono per esempio acquistare un pesce, cadono nelle classiche trappole. Magari il negoziante dice loro: guarda, sta benissimo, tutto quanto, loro lo portano a casa e questo pesce, anche se hanno l'acquario perfetto, in qualche modo non sta bene e va a morire. Quindi la prima domanda che vorrei farle è: c'è un modo a colpo d'occhio per capire se un pesce che vogliamo comprare è sano, è da portare a casa? So actually one of the first questions regards how can we manage to observe if a fish is actually healthy or not? Because most of the times those who sell fishes, they say they're healthy, but then when we take them home and put them in aquariuses, they seem not to be doing fine. So is there a way when we observe the fish for the first time to tell if it is healthy or not? Yes, I provided a slide for this, which is the help for a sick fish. I send a slide, the help for a sick fish, for this, because yes, slide, okay. Because that's the next one. La prossima? Yes, that's the one. Thank you. Well, the first thing, when you want to observe a disease, is that you have to look at the fish. And guardare il pesce. You have to look at the fish. You have to look and recognize particular abnormal patterns. That means abnormal behavior, abnormal damage to the fins or spots on the body. It is your eyes which are important, because the fish cannot talk to you. You have to listen to the language of the body of the fish. You can translate, Amalia. Ok, thank you. Allora, la prima cosa da fare è, ovviamente, i nostri occhi sono i nostri migliori amici, controllare e guardare per bene il pesce, vedere se ci sono delle anormalità nel comportamento, nel modo in cui si muove, e particolarmente come se le pinne sono danneggiate o meno, e se ci sono o meno delle macchie sul corpo. Quelli potrebbero essere comunque degli input che potrebbero far capire se il pesce è sano o meno. And one of the most important thing when you have a new fish, you arrive, I always recommend, when you have a very beautiful reef tank, put the fish in quarantine for at least 2 weeks in the same kind of water as your reef tank. And then you can observe, and then you can treat if necessary. So important for somebody who has a nice reef tank is not to introduce a freshly acquired fish, but put it in a quarantine. Ok, Amalia? Una delle cose che vi può consigliare è, una volta comprato il pesce, metterlo in quarantena per 2 settimane nella stessa acqua del vostro acquario, perché comunque non è consigliabile mettere il pesce appena comprato nell'acquario dove vi tenete tutti i pesci, per vedere comunque come si può comportare, oppure se potete riuscire a diagnosticare qualcosa, in modo che non si infetta.
e Yes, potete comunque trattare magari quella malattia che può emergere. Certo. And what is very important, during those 2 weeks, you have the time to look if the fish is eating well, because it's like little children. When your child is not eating well at breakfast in the morning, and when he is not hungry, you know something is wrong. You can ask questions. Of course, with the fish, you cannot ask questions. The fish will not answer. But during the feeding time, the fish will tell you if he's healthy or not, because he has to eat. And when he is eating well, he will show a happy and a healthy behavior or not. So the feeding time is a very important moment to watch if the fish is healthy or not. Ok, Amalia. Una delle cose più importanti ovviamente è vedere come si comporta il pesce durante l'orario dei pasti, e il dottore stava dicendo che il pesce è un po' come un bambino, quindi se il bambino non mangia bene a colazione vuol dire che non ha fame, quindi vedere come il pesce reagisce durante i pasti e dopo il pasto, vedere se comunque sembra, tra virgolette, felice oppure si comporta in un modo normale, può dare un'indicazione che appunto questo pesce è sano. In caso contrario, appunto, potrebbe dimostrare il contrario. And when you see a certain symptom of a certain disease, take photographs, take a video and share it with your community in Balimania or your friends. And some people might have seen that problem. And this is the first help, is sharing video and photo and get your friends to inform you. But to have a correct identification of the disease, it is more delicate. Normally you need a microscope to identify if it's really cryptocarion or is it really oodinium or something like that. So sometimes it's not easy to see with the eyes, but it's the first step to look at your fish, is sharing photos and videos and ask for information from your colleagues, your friends. Ok. Una delle prime cose da fare, ovviamente, se notate un comportamento anormale oppure degli aspetti anormali del vostro pesce, magari sarebbe consigliabile fare delle foto oppure dei video e condividerli comunque con la community che avete creato, in modo che se qualcuno ha già avuto esperienza dei loro pesci comportarsi o apparire in un certo modo, potrebbero comunque darvi una mano nell'identificare la malattia. Il dottore giustamente dice che ad occhio nudo poco possiamo dire, per identificare per bene un'anomalia o meno c'è bisogno del microscopio, però comunque l'occhio fa la sua parte, comunque può aiutare tanto. Certo. Many of the problems they sometimes come from a history of the fish, the way he's been collected, the way he's been shipped, the way he's been handled in the pet shop or packed or shipped to your place. So these are all factors that play a role in a disease coming up to the fish. So this is something to know, that for you, if you buy a fish from a pet shop, to know that he has been in a quarantine moment, that he has been for some time in the pet shop, and that he has been eating well. This is the first step you should take. You have confidence in your pet shop that he supplies you a good fish coming from a quarantine and a good way of being kept for a certain time. Not 1 or 2 days, but at least 1 week to 2 weeks in the pet shop to know you can observe the problem. Ok. Comunque c'è anche da dire che è importantissimo avere fiducia della persona oppure del negozio dove compriamo il pesce. Dobbiamo comunque assicurarci che questo pesce debba essere stato in quarantena per almeno 2 settimane, non un giorno, non 2 giorni, ma almeno dall'1 alle 2 settimane, in modo che comunque appunto nel caso il pesce abbia comunque dimostrato delle anomalie, appunto lo verremo a sapere. E un'altra cosa da prendere in considerazione è appunto il modo in cui questo pesce ci viene portato, ovviamente da chi lo compriamo e ovviamente da dove viene. Posso fare una domanda che si collega un po' anche a questo?
Allora, il dottor Bassleer, lei ha parlato prima della necessità di mettere i pesci, di quarantenare i pesci quando arriviamo in casa. Purtroppo non tutti, anzi direi da quello che io so, abbastanza poche persone hanno a disposizione una vasca vicina alla vasca principale per poter quarantenare il pesce. Allora, ammettiamo che il pesce sia stato scelto bene al negozio, quindi che sia sano, che abbia il ventre bello teso e giusto, che abbia l'occhio vispo e che mangi, magari già in negozio. I consigli proprio spicci di acclimatazione, il famoso discorso dell'acclimatazione goccia a goccia, per esempio, è fondamentale. E come va fatto? Alcuni dicono meglio mettere il pesce al buio, in modo che non venga attaccato dagli altri pesci. Ecco, ci dia magari un paio di piccoli consigli nel caso non abbiamo a disposizione la vasca da quarantena, ma vogliamo comunque sia fare in modo che il pesce si abitui il meglio possibile alla nostra vasca. So he asked, rimettello. due to the fact that not everyone has access to a spare tank near the main one to quarantine the fish, is there any other way to do the quarantine thing? And let's take to account that we bought a good fish from the shop. Okay, the acclimatization phenomena. How do we know it's working? Can you give us some more tips other than quarantining the fish on how to understand if the fish is healthy or not? Okay. Well, of course, if you don't have a quarantine tank, you take always a risk. So it's the risk you want to take in having a lot of problems in your home aquarium and having a small, because it's a small cost to buy a small quarantine tank to keep the fish in for a week or something like that, and to avoid all the problems introducing a disease to all your healthy fish in the fish tank. So I will explain about acclimation later on, but I want to stress, if you have a very nice reef tank and you introduce a fish which looks healthy, that does not mean he's not carrying a disease. He still can carry a disease and looking healthy. That means he can be carrying a disease and not showing it, but he can introduce it to his new fish mates in the aquarium. So that's the risk you cannot avoid by acclimation. The acclimation is another part. So the quarantine is more like a prevention of introducing diseases. Ok. Allora, il dottore dice che non avendo una vasca appunto per la quarantena comunque comporta i suoi rischi, perché anche se il pesce tendenzialmente non mostra segni di malattia, potrebbe in qualche modo il vostro bell'acquario lo potrebbe comunque rovinare trapassando quella malattia che magari non si vede al resto dei vostri pesci che magari sono sani. E ha detto che per il fenomeno di acclimatizzazione parlerà più avanti. Ha detto però comunque questa è la soluzione assolutamente migliore per prevenire appunto rovine e problemi appunto per gli altri pesci e comunque per il pesce stesso. Benissimo. Se vuole dire qualcosa il dottor Bassleer o I can explain about acclimation now, I think. Può parlare dell'acclimatizzazione? Sì, certo, come no. Okay. Okay. The first thing you have to watch when you get your fish from the shop is when it's put in a box, it's kept in a very dark situation. It's in a closed box or in a bag with newspaper, and it's transported in a dark environment. When you open the box, this is stress for the fish because suddenly light comes in. It's like you wake up in the morning and somebody turns on the light. You suddenly are scared
The fish also. So the first thing you have to watch when you get the fish is in slowly opening the lid and slowly let the light enter into the box. Step one. Ok. La prima cosa da fare è ovviamente quando si comprano i pesci vengono sempre tenuti in degli ambienti chiusi, in degli ambienti comunque che non hanno luce. Ha detto il dottore che se noi apriamo subito, immediatamente la scatola oppure qualunque posto in cui il pesce è stato, è un po' come quando ci svegliamo la mattina con un fascio di luce improvviso. Se noi ci spaventiamo anche il pesce avrà paura. Conseguentemente il primo consiglio è stare attenti nell'aprire il contenitore in cui ci viene consegnato comunque questo pesce e comunque andare in modo cauto, in modo che il pesce appunto non si spaventi. Okay, because your aquarium, also the light in the aquarium, you must put less light on the aquarium when you want to put the bag floating the bag into the aquarium, or floating it in a bucket of water of the aquarium. That's two choices you can make. I prefer that you do not float into the aquarium, but float the bag with the fish into a bucket with water freshly collected from the aquarium. That means the temperature of the aquarium. Let the bag float so the fish and the water, what the fish is swimming in, is acclimating to the temperature. Acclimating to the temperature after he has been acclimated to the light. Secondary, acclimating to the temperature. So adjusting the same temperature as the aquarium. Because sometimes when it's cold, the fish can arrive at 20 degrees and your aquarium is 25. So if you put the fish in too quickly, it's a stress, it's a shock for the fish. Ok. Ha detto il dottore che uno dei consigli che può dare è comunque mettere il pesce in un cesto, in un piccolo contenitore con dell'acqua dell'acquario, abbassare le luci dell'acquario in modo che il pesce gradualmente riesca ad abituarsi alla nuova temperatura, che nel caso appunto nel caso possa venire esposto alla quale comunque se viene esposto immediatamente potrebbe rimanere in shock, e possa comunque abituarsi a questo nuovo ambiente in cui andrà a vivere. Okay, we can go to the next slide about the ammonia and ammonium, which is about the next slide, please. Prossima slide. Sì. Sull'ammonia, l'ammonio credo. See, as stays, yeah, the ammonium slide. Okay. When the fish has been transported for a long time, the pH of the water will go down. So the pH of the water, the marine water, maybe goes to 7.6, as if he has been transporting from a long time due to the CO2. The fish produce CO2, the pH goes down, so the fish will not be in a pH of 8.2, but maybe in 6.2, 7.2, or 7.6. Ok? Ok. Comunque se il pesce viene trasportato per lunghi periodi di tempo, c'è da dire che comunque il pH dell'acqua andrà comunque a cambiare, conseguentemente avrà delle variazioni, dovuto comunque al CO2, ovvero all'anidride carbonica. And when the pH is low, there is less toxic ammonia in the water. Ok. Quando il pH è più basso c'è meno ammonia tossica comunque nell'acqua. But when you introduce marine water from your tank, maybe with pH 8.2, then there is more ammoniac coming free, because the ammonium, which is in high amount available, changes to ammoniac, which is the curve shows. And that shipping water can be very toxic for the fish. Okay? Allora, nel caso che comunque venga introdotta poi l'acqua dell'acquario, l'ammonia diventa ammoniaca, conseguentemente diviene incredibilmente tossica per il pesce. That means if you keep that fish too long in water with high ammoniac, you're poisoning the fish.
So some people keep the fish 1 hour, takes a long time, but during that 1 hour, the fish can get more poisoned by the ammoniac. Ok. In caso comunque si lasci il pesce per troppo tempo in quest'acqua diventa piena di tossine per il pesce, anche se può sembrare un breve periodo di tempo, tipo un'ora, le tossine aumentano comunque al minuto, conseguentemente diventa vero e proprio veleno per il pesce. So it all depends. If the fish has been transported for a long time, there will be more ammoniac in the water, or ammonium. That's all depending. If it's a short trip, it will be very little, so the risk will be much smaller. But the longer the fish has been transported, the bigger the risk for this kind of ammoniac poisoning, ok? Conseguentemente c'è anche da considerare il fatto che se il pesce ovviamente è stato trasportato per meno tempo, l'acqua sarà meno piena di tossine, mentre se è stato trasportato per più tempo sarà più piena di tossine e conseguentemente il pesce comunque ne risentirà. Ecco, faccio solo una puntualizzazione, ma quindi voglio dire, quando importano i pesci dai tropici, o come possono evitare questo accumulo di tossine nei sacchetti, nei contenitori, che sono viaggi ben più lunghi di un'ora o comunque di quello che ci vuole per portare il pesce a casa dal negozio? So he was asking, how do people behave in a situation where the fish is imported from very far away places? The trip is far longer, and it's far longer than when I take the fish from the shop to my house. So how do they avoid the accumulation of toxins in that water? Well, they prepare arrival fish tanks, fish tanks for arrival, and then lower the pH to the same level of the shipping water. So if the shipping water is 7.5, the importer will lower the pH in the fish tank to 7.5, so he can put the fish very quickly in that water if the temperature is okay, and then the fish will release the ammonia from the gills, and then he can change the water of the bag in a volume, but it's important that the pH is the same, and then he can acclimate the fish in that low pH, because the fish is adapted to that low pH, and then the ammoniac will be very small. So he can unpack in that kind of shipping water, and then changing water, and then acclimating and using medications for arrival for importer. So that's a different way, yes. Allora, dicevo che tendenzialmente quando lo portano da posti molto lontani, sono già preparati, nel senso che hanno delle piccole taniche dove mettere il pesce con comunque dell'acqua tra virgolette pulita, che rispetto all'acqua da cui il pesce esce ha un pH molto minore a cui il pesce comunque si adatterà. C'è sempre da vedere se la temperatura debba essere giusta. L'acqua potrà aumentare in volume perché comunque il pesce rilascerà alcune dell'ammoniaca che comunque teneva dentro, e comunque in cui rilascia quella in eccesso, c'è da dire che nell'acqua nuova il pesce comunque sarà in un pH neutro, quindi sarà in un'acqua che è priva di tossine, pressoché con delle tossine molto minori rispetto a quella che è uscita. A last tip I can give for acclimation: when you have acclimated the fish in the bucket with the water of the tank, and the fish is swimming, and the fish looks good, you can give, before you introduce to the fish tank, you can give a freshwater dip. A freshwater dip in fresh water, but with the same pH as the water of the fish. If it's 8, you must give freshwater dip in pH of 8 and the same temperature for just a few minutes, because that is a very good, simple cleansing treatment for parasites. Also controlling some growth of bacteria and fungus, but particularly the parasites Cryptocarium, Oedenium, and gill flukes are killed in 1 to 2 minutes freshwater dip. Not more than that, but this depends on the health of the fish, how strong he is.
If he's weak, don't do it. If he has a wound, don't do it. Ok? Un altro modo per appunto far rilasciare tutte queste tossine, il dottore l'ha chiamato come un'immersione di 1 o 2 minuti in un poco di acqua fresca, dove appunto il pesce va a rilasciare comunque tutte queste tossine, ma c'è da dire che comunque se il pesce viene da un'acqua che ha un pH di 8, deve essere immerso in un poco d'acqua che ha un pH di 8. La stessa cosa vale per la temperatura, come già abbiamo detto prima, il pesce andrebbe in shock nel caso appunto la temperatura dell'acqua fosse troppo bassa, però avvisa il dottore che nel caso il pesce comunque abbia delle ferite o cose del genere, è consigliabile non svolgere questo procedimento perché potrebbe andare a nuocere comunque al pesce. E un'altra cosa che ha detto è che se tendenzialmente il pesce comunque presenta delle anomalie, è ovviamente meglio non fare questo procedimento. And for the new fish which arrive in the fish tank, I would recommend to feed for at least 2 weeks with our Dr. Bassleer Biofish Food professional care, because this is a general treatment to make the fish strong and to fight off diseases which he might have carried. So this is a kind of treatment, the Dr. Bassleer Biofish Food Professional Care, which exporters use to prepare fish for export. So it's a kind of helping the fish to become stronger in the fish tank, because he had stress by shipping, handling, unpacking, etc. So I can recommend this kind of food then for the first treatment. Il dottore dice Okay. che il pesce avrà bisogno di alcuni trattamenti speciali comunque durante le prime settimane in cui è nell'acquario, e consiglia il mangime che ha fatto egli stesso, in quanto comunque è proprio studiato per togliere lo stress dal pesce, in quanto comunque è stato soggetto a grandi quantità di stress, essendo comunque esportato, avendo comunque dovuto cambiare acqua, essendo esposto ad un ambiente nuovo, e consiglia praticamente questa cosa perché è una cosa che è stata proprio studiata per massimizzare la salute appunto del pesce. Certo. Bene, posso fare un'altra domanda che si ricollega al discorso alimentazione iniziato dal dottor Bassleer. Ecco, parlando di alimentazione dei pesci, no? C'è sempre, in genere uno dice io do il secco, io do il liofilizzato, io preferisco dare il surgelato. Esiste, diciamo, una tabella di marcia della corretta alimentazione dei pesci d'acquario per mantenerli bene? Lo so, ovviamente tenendo conto che ci sono pesci con determinate esigenze, per esempio erbivori, pesci onnivori, pesci carnivori, ma quali sono i consigli per una corretta alimentazione, al di là ovviamente di usare l'ottimo mangime Bassleer che ha queste caratteristiche di rinforzare l'organismo dei pesci, ma al di là di questo, liofilizzato, secco, il surgelato, qual è il modo migliore per alternare i vari tipi di alimentazione dei nostri pesci? So he was asking if there is actually a timetable or a schedule in which we can actually feed our fish. As you probably are well aware, there are many kinds of fish food, and he was asking if there is one that is better apart from those you've created. He was asking if there is one kind that can be preferred over another, and if there was an actual time and an actual succession in which these foods should be introduced to the fish to maximize its health. Okay, of course I want to talk about my own Dr. Bassleer Biofish Food, which is a product that I know. But the first thing I would like to say is that try to feed more granulate food than frozen or live food. And explain you why. Okay, I will explain, but you can translate that. Okay.
Ha detto il dottore che ovviamente è normale che lui vuole promuovere il suo brand, però per quanto riguarda il tipo di mangime, lui dice che è preferibile quello granulato rispetto agli altri e adesso spiega il perché. The reason why I want to express, of course, the best thing to feed is giving different varieties of food. Like we as human like to eat a variety of food, which is very important. But what is important is the ingredients that you supply to the fish. And you can give, for instance, a shrimp, but if the shrimp has been badly collected with many bacteria and very bad frozen or very badly shipped, it can be a time bomb of an explosion of a bacterial infection internally for your fish, for example. Okay. Allora, ovviamente il dottore dice che come noi umani abbiamo bisogno di varietà, anche i pesci hanno bisogno di varietà. La prima cosa da guardare sono gli ingredienti che devono essere ovviamente di buona qualità, però c'è da dire che dovremmo sapere anche come questi ingredienti sono stati conservati, perché per esempio se io do un gambero cioè se uno degli ingredienti del mangime è il gambero, però questo gambero non è stato conservato assolutamente bene, potrebbe essere una bomba d'orologeria che potrebbe scatenare un andirivieni, praticamente un'esplosione di tossine che poi andrebbero a nuocere non solo il pesce ma l'intero acquario. Because many studies have been done on fish food, which comes from the wild, or comes frozen or live, that many of these feed, if not well taken care of, contain a high amount of microbes. And that is why in aquaculture, people are feeding salmon, trout, they are not feeding any live food or frozen food to their fish, because they're only feeding granulate food, because granulate food is a guarantee free of microbes and parasites. And that is the reason why we are stimulating the use of granulated food, because it's a safety, it's a prevention of disease. Ok. Allora, il dottore dice che ovviamente ci sono quei cibi che vengono presi direttamente dalla natura e che vengono surgelati, ma essendo che noi non conosciamo bene come questi cibi sono stati trattati in precedenza, non possiamo assicurare che non siano privi di tossine. Per questo si sta promuovendo così tanto il consumo comunque del mangime granulato, in quanto comunque è privo di quelle tossine appunto che rischiamo di trovare invece nelle altre tipi tendenzialmente. Certo. Dottor Bassleer, yes. Mi scusi, sempre a proposito di alimentazione, è meglio per i pesci il poco e spesso o una o due volte al giorno? Com'è meglio il ritmo di alimentazione del nostro acquario? Okay, I understand. Grazie. The best way is to feed 2 or 3 times a day, little bits, 2 or 3 times a day. Particularly in the morning, you have to observe the fish when you're feeding. Look at the fish, look at the behavior. Are they eating well? Look at the fish, what they do. And you try to feed 2 or 3 times depending on your time. But very important, do not feed late at night before the fish go to sleep. It's not good for human to eat so late because you have a difficulty to sleep, but for the fish also. If you're feeding too late, the fish will not digest it well at night and they will not be very hungry in the morning. The most important meal for your fish is in the morning. So it's very important that you put more attention to the morning, the breakfast for the fish. Like our breakfast, okay. Yes, like our breakfast. Okay, you can translate here. Per lui è consigliabile comunque 2 o 3 volte al giorno cibare comunque il pesce, quindi poco e spesso. Ovviamente dice che il pasto più importante della giornata, come per gli umani, è la colazione. E si consiglia comunque di non
cibare il pesce troppo tardi la sera, perché come ci si mette a noi sullo stomaco lo fa anche al pesce tendenzialmente. La mattina li portiamo anche il giornale ai pesci, oltre alla colazione. Scusami, la granulometria di granuli che produce il dottor Blassel è leggermente più piccola rispetto ai competitor. Perché? Okay. He was asking why is the food you produce smaller in comparison to those of your competitors? Well, we have 6 different sizes. So you can choose the granulate depending on the mouth of your fish. We prefer to feed smaller size instead of bigger size of fish to avoid competition. Allora ha detto che ci sono differenti comunque misure di granulati, in quanto comunque loro preferiscono avere piccole dosi in modo che appunto tutti i pesci possano mangiarle per evitare, tra virgolette, competizioni nell'acquario. Certo. Una curiosità, dottor Bassleer, mi è venuta adesso. Perché i pesci, quando sono in ottima salute, hanno sempre fame? Cioè, a differenza di noi, no, il pesce, almeno io ho alcuni chromis, pesci molto comuni, ma tu li nutri abbondantemente, mangiano, dopo 10 minuti li nutri, loro mangerebbero sempre, cioè hanno sempre fame. Perché? Com'è il metabolismo dei pesci che gli fa avere sempre appetito? Quei pesci sani. He was Una asking curiosità. why when fish are healthy, why are they always hungry? And what is their metabolic rate like? How do they digest? Why are they incredibly hungry all the time? He was saying that when you feed these fish, 10 minutes later, they would eat again. So he was asking, what is the reason of this? Well, the reason is the fish does not know if he will get food tomorrow. So he'll eat as much as he can today because he does not know if he will have more food coming the next day. Ha detto che il pesce mangia adesso e mangerebbe tra 10 minuti. Conservazione. Non sa se domani o più tardi gli verrà dato del cibo, quindi cerca di mangiare quanto più possibile per sentirsi sazio, appunto. And the second reason is Pavlov. The Pavlov effect. That means it's like if I open my freezer or my refrigerator and I take out my cat food, my cat comes. My cat knows when the feeding time is there, when I open the refrigerator. So if you're passing by your aquarium, the fish thinks it's feeding time. So this is Pavlov effect. So this is another reason why your fish always look to be hungry, but it's not hungry. This is just Pavlov. Ha detto che è l'effetto di Pavlov, ovvero come capita che quando apriamo la dispensa per dare da mangiare al nostro gatto, il gatto subito corre, così come quando passiamo davanti all'acquario, il pesce pensa che comunque sia ora di mangiare. Quindi è questa la motivazione reale. Can I have the next slide, please? The next slide. Prossima diapositiva, Marco. Sì. Diapositiva con pesce, sì. What is also important is the way you are feeding the fish in the aquarium. I see many aquarists only feeding tablet, sticking to the aquarium. But this is very bad for the small fish, very bad for the non-dominant fish, because the dominant and bigger fish will eat more, and the smaller fish and the weaker fish and less dominant fish will eat a little bit. This, what I show here on this picture, is cruelty for animal. Okay. Ha detto che tantissime persone che si occupano di acquari comunque cercano di cibare i pesci solo come nella figura che vedete comunque nella diapositiva, e questo dice che è incredibilmente frustrante e sbagliato, perché ovviamente come nella selezione naturale ci sono pesci dominanti, pesci non dominanti, pesci grandi e pesci piccoli, quindi mentre per ovviamente voi pensate di
dare da mangiare a tutto l'acquario, in realtà quelli che si ciberanno di più saranno i pesci più grandi, i pesci dominanti, mentre i pesci più piccoli e quelli non dominanti mangeranno molto di meno. Well, you are all Italian people, and you know pizza. Eh? Pizza is your food. So if you have a birthday party of your children, you just don't put a pizza on the table, but you cut it in slices, so every child can have a piece. So please think the same way for your fish. Give them pieces. Ha detto che tendenzialmente, come noi, quando mettiamo appunto una pizza a tavola, dividiamo in fette in modo che tutti quanti possano mangiare, la stessa cosa si dovrebbe fare con i pesci, in modo che comunque siamo sicuri che tutti quanti abbiano la porzione adeguata. And that is why I'm a profound recommendable to use granulates that you distribute in the aquarium. So the fish have many minutes time to eat, and each with your water flow, it distributes in the fish tank. So all the fish have a chance to eat. And that's why we are a big promoter of the granulates. And if it's a small, fine granulate, it doesn't matter. Even a big fish will eat a small size because he has a time to look for it between the corals, between the invertebrates. They like it. It's a kind of a fun time to find food. Ok. Ha detto che ed è per questo che lui promuove così tanto il cibo in granuli, in modo che comunque questo possa disperdersi nell'acquario e si abbia comunque il tempo, che i pesci abbiano il tempo di prendere quelle piccole quantità di cibo e comunque cibarsene, perché comunque con il muoversi dell'acqua, il muoversi loro, il cibo si distribuisce più o meno equamente. Ha detto poi alcuni resti si andranno a depositare nei coralli o qualunque cosa che abbiate nell'acquario e diventa anche un'attività abbastanza divertente per i pesci poi mangiare. And to finish something about the fish food, I had 10 days ago, I had to help a fish farmer in Germany who is breeding many clownfish, many amphibian, designer clown, a very large breeder. But he had many problems with his fish, going down with bacterial infection. And he said, how come? So we went for testing the fish food, and they found Vibrio infection in the Artemia eggs. On the Artemia eggs. So the Artemia had Vibrio. So you have to be careful when you use food. The best thing to do is to be careful when you're eating live food or frozen food. Make sure you cook it or prepare it in a mix so it's heated, so you can kill the microbes. Because this breeder now has a problem of a Vibrio infection, which is terrible. And this can happen also in your aquarium. Ok. Ha detto che qualche tipo 10 giorni fa ha dovuto aiutare qualcuno che si occupava di pesci in Germania, perché i pesci pagliaccio che aveva portato stavano tutti quanti male. Sono andati a fare dei test a microscopio e comunque hanno evinto che tendenzialmente i pesci erano malati, c'era un'infezione molto grave e ciò veniva principalmente dal mangime, ed è per questo che nel caso decidiamo di cibare i nostri pesci con comunque mangime surgelato, dice il dottore, è meglio comunque cuocerlo oppure prepararlo in modo che tendenzialmente vengano uccisi tutti i batteri che ci si possono depositare dentro. Quindi in quest'ottica però è meglio allora evitare il cibo vivo per i pesci marini. Non parlo di predatori grossi, parlo di che ne so, i copepodi, rotiferi, lo zooplancton vivo. Bisogna stare attenti perché lì non c'è tanto controllo, no? Immagino. Perché molti di noi somministrano cibo vivo, ecco. He said that, so we should be careful about feeding our fish with live food because it could be dangerous for them. And in many zoos and marine zoos, they are not as well checked as we may do, so it could be infectious. Yes, correct. Correct, yes. È assolutamente corretto. Quindi può essere magari utile quantomeno non usare l'acqua di cultura per mettere lo zooplancton, cioè setacciare
il plankton, quantomeno non immettere nell'acquario l'acqua di coltura. He said that plankton, drain the water before putting it in the tank, so it's not as infectious. Well, the problem is that even on the zooplankton, sticking on the plankton is the vibrio. So some of the fish farmers, they are disinfecting the zooplankton. They're disinfecting and they're cleaning it and disinfecting it, so to make sure that there is no vibrio. It's not in the water, it's also on the zooplankton or on the artemia or on the eggs. Yeah. Che comunque anche se si draina l'acqua, tendenzialmente queste particelle tossiche praticamente vanno proprio attaccate sia al plankton che alle uova. Conseguentemente, prima di metterlo nell'acquario dovrebbe subire tutto un processo di disinfestazione, tutte quelle cose. Ecco, c'è un lettore che chiede, per esempio, le artemie congelate che diamo, quindi anche quelle bisogna prendere grosse precauzioni, non si possono scongelare e somministrare così, bisogna cercare quantomeno di cosa si può fare. Yes. Even frozen artemia can be a risk. It can be a risk, so you have to make sure you buy from a good source and ask your shop or ask the supplier, is it very well checked on bacteria? The best thing, of course, to do is to cook it or to heat it, so you destroy microbes and you destroy parasites, because freezing does not kill microbes. Freezing does not kill bacteria. So it's some people using irradiation techniques. There are many techniques available, but nobody has it, so the best way is it's like we do for humans. We are cooking our meals just to avoid microbes. If we eat something raw, we have a risk. We know. If we eat raw sushi, we have to be very careful what our source is and how well the sushi is maintained. And it's the same way for our fish. You should think like this. Ha detto che come noi umani corriamo il rischio quando mangiamo qualcosa di crudo, è la stessa cosa per i pesci. Qualunque cosa di crudo noi esponiamo comunque al pesce può metterlo a rischio, perché, come diceva il dottore, surgelare un alimento non vuol dire per forza, anzi non vuol dire assolutamente uccidere batteri e microbi che comunque ci sono. Conseguentemente, come noi cerchiamo di evitare comunque di prendere delle intossicazioni alimentari, magari mangiando roba cruda, quindi cuciniamo i nostri pasti, così è consigliabile fare con i pesci. I dare not to say that all frozen artemia is bad. That is not correct. There are certainly good frozen artemia. The only thing is, if you're feeding only frozen artemia and nothing else, and you're feeding other frozen food in large quantities, your risk is larger. So I always tell to the people, only give 10 to 20% frozen or live food or fresh food, and give 80% or 70% granulates or dry food. So you're lowering the risk of introduction of microbe. Ovviamente dice, non è che tutti i cibi surgelati come questa artemia surgelata è cattivo, nel senso che ovviamente ci sono sul mercato cose che sono incredibilmente buone, però dicono che lui consiglierebbe di mantenere l'alimentazione con un 20-30% di mangime vivo, surgelato e essiccato, e poi il resto tutto granulato, in modo che sappiamo che la maggior parte dei nutrienti che comunque prendono i nostri pesci sono risk free, cioè sono senza rischio, o meglio con un rischio minimo. Certo. Merello, scusami, mi sono arrivate su Messenger una ventina di domande, te le racchiudo. Uno, mi dicono, ma il mangime del dottor Bassleer necessita in caso di parassitosi di essere arricchito con estratto d'aglio e di vitamine come voi di balling maniaci consigliare? Prima domanda. Altre domande, dice, in caso di codiniasi che cosa ne pensa dei raggi UV
il dottore che cosa ne pensa dell'ozonizzatore e Dulcis in fundo che cosa ne pensa del fluconazolo che ultimamente se ne discute nel gruppo. Queste sono in sintesi le domande, ne ho avuto 25 di domande, le ho racchiuse velocemente. Facciamone una per volta, se no anche la povera Amalia non ci sta più dietro. Facciamo le prime due, cos'erano? Ciro, il mantino dottor Bassel, se in caso di parassitosi necessita di essere arricchito con estratto d'aglio e vitamine come di consuetudine si usa con gli altri mangimi. So he was asking, when using your granulated food, should it be associated with, in case of parasitosis, should it be associated with garlic extract or vitamins that are getting more the hold of the situation? Well, if you're feeding our Dr. Bassleer Biofish food garlic, you don't have to add anything extra. You have enough vitamins. And feeding the garlic extract, you want to put it in the food or you want to put it in the water? Allora, ha detto, premettendo che non c'è assolutamente bisogno di una cosa del genere quando si tratta comunque del suo cibo, perché è quello che è, voleva dire l'estratto di aglio lo vuoi mettere nel cibo stesso oppure nell'acqua? Il cibo stesso, 15 minuti inzuppare, estratto d'aglio e vitamine concentrate. In the food itself, 15 minutes soaked with obviously garlic extract and concentrated vitamins. Yeah, the question is that in the garlic extract, there is sometimes very little allicin. And allicin is the important ingredient that helps for the health of the fish. And I don't know how the extract is made. We utilize in our food fresh minced garlic. You smell it when you take it to your fingers and you use it. But if it's in the extract, I don't know how the extract is made. That's why we don't use extract. We use fresh minced garlic, which contains a high content of acetylene, which is the product which needs to help the fish for controlling the health. Ha detto che tendenzialmente, essendo che non si sa bene come sia fatto questo estratto di aglio, vuole far sapere che nel suo cibo comunque c'è dell'aglio tritato fresco, infatti lo si può sentire anche quando appunto lo si usa e si porta il dito al naso. Ha detto, essendo che comunque l'estratto di aglio ha delle proprietà molto minori di alicina, alichene non lo so, rispetto comunque all'aglio stesso, è comunque consigliabile non metterlo affatto, perché è proprio quella proprietà che garantisce la salute del pesce. And the problem with adding extra vitamins, if you adding more vitamins to our food, this is too much vitamins. And too much vitamins is also a risk of making your fish sick, because too many vitamins is a heavy impact on the organs of the fish. So you have to be careful with overdoses of vitamins, which can have a negative impact on the fish. So our biofish food do not need extra vitamins, not necessary. Ha detto, per quanto riguarda il cibo non c'è assolutamente bisogno di comunque aggiungere altre vitamine, perché comunque troppe vitamine possono guastare la salute del pesce, che appunto potrebbero andare a danneggiare proprio gli organi del pesce, quindi è sconsigliato. Amelia, scusami, devi dire cortesemente al dottor, noi ci rendiamo conto che sta per scadere il suo tempo, ma tramite Messenger mi stanno bombardando i 5.500 iscritti di domande. Allora, una domanda che è molto gettonata, dicono: quando c'è Odinium bisogna alzare temperatura per guarire pesci? Questa è una domanda molto gettonata. Ok. So we know that the time we have left is very little, but they are bombarding with messages. One of the most asked ones is when, mi può ripetere un poco? Okay. Quando c'è Odinium, bisogna alzare la temperatura, portarla addirittura
a 30 gradi anziché 25 come di solito si gestiscono gli acquari. Okay, in case of Odilium, is it recommendable to get the temperature higher at 30 degrees rather than 25? Would it help? Yes, it can help. And this is two reasons for that. If we can go to my diagram of the bifish food matrine and cryptocarium, can we go to the photo? Guarda, Mettere il Marco, diagramma. This one? No, not another one. Next one. Sorry? That's one. Yeah. Okay. Okay. Well, this is about the cryptocarium, but you can easily compare with Oodinium, which is about the same kind of method we apply. Also here, you can see temperature much higher, 26 to 28 degrees, because the cycle of the parasite goes much faster. So your medication in the water will kill much easier the baby Oodinium. And second, it's a thermotherapy. That means when the fish is in 30 degrees water, his immune system will be more active. So it is a thermotherapy that the fish's immune system will be more active and more easier to fight off the parasitic infection. So it's a double use. It's a much rapid reproduction of the cycle of the parasite, and at the same time a thermotherapy for the fish, for the immune system. Ha detto che alzare la temperatura accelera comunque la guarigione e allo stesso tempo è una sottospecie di termoterapia per il pesce, in quanto tendenzialmente a temperature più alte il sistema immunitario del pesce è come se si velocizzasse, conseguentemente fa bene sia alla guarigione, che ovviamente l'accelera, e sia al pesce stesso. Però abbiamo il problema delle acropore che a 30 gradi, quindi 28 gradi però come temperatura consiglia il dottore, non 30 gradi, cioè 26, temperatura 28. massima 26-28, abbiamo letto bene, non 30. Perfetto, perfetto. E per quanto attiene l'utilizzo dell'ozonizzatore, questa è l'ultima domanda che è una delle più gettonate, che cosa ne pensa il dottor Bassleer? What do you think about the use of Ozone. Okay, yes. Ozono. Sorry, in aquariums. Well, I would say for a home aquarium, I would not use ozone. Ozone is an oxidator and kills also the good bacteria in the water. Okay. And kills, it's very good for large public aquaria with many fish, a lot of excrement, a lot of dirt, and for centralized filtration with 100 fish tanks. And second, if you use too much ozone, it can be toxic for your invertebrates, for your fish, and it can be also giving you as human a lot of headaches. So I would not recommend it. No use. Ha detto non lo consiglierebbe per il semplice fatto che un acquario di casa, che comunque è piccolino, andrebbe comunque a uccidere anche quelli che sono i batteri buoni, non solo quelli cattivi, mentre è consigliabile ovviamente acquari grandi dove appunto ci sono più scorie, ci sono più pesci e ovviamente più adatto. E un'altra cosa che dice è che comunque l'ozono potrebbe andare a danneggiare non solo il pesce stesso, ma anche gli altri elementi dell'acquario, e come umani ci potrebbe dare tanti mal di testa. Okay. Ci sta un'ultimissima domanda a proposito di malattie dei pesci, che so che dovrebbero essere arrivate queste domande, poi ce l'eravamo già preparata. C'è chi per risolvere un problema di alghe ha usato il fluconazolo, e usando il fluconazolo si è reso conto di avere ottimi risultati contro l'Odinum. Come mai? C'è una relazione? Come è possibile questo?
Well, thank you. I understood the question. To be honest, personally, I have no experience with fluconazole. I don't know experience. But if you or the doctor who has proposed also the product has good result with it, that is what counts. If a medication has with you as a hobbyist, with a treatment of ODM, a good result, it's teaching our industry lessons that we might look at opportunities to use this product also for odynium treatment, because odynium is a kind of algae. So that kind of algae, it might be on the same scale as killing algae in a normal way. It's killing the algae, which is a parasite for the fish. So I would not be surprised, but I have personally no experience, but your experience and your trial and error will teach you the lessons if it's working well. So it might be an interesting product. Yes, certainly. Ha detto che, come ha detto prima, è ricollegato all'argomento di cui abbiamo parlato proprio all'inizio, che alla fine quello che lui ha in testa è tutto grazie a voi che lo fate come hobby e sperimentate nuove cose. Ha detto lui personalmente non ha avuto alcuna esperienza, però se voi dite che è una cosa che appunto succede, è una cosa che accade, tendenzialmente sono due alghe che vanno a cozzare indirettamente e si eludono indirettamente. Conseguentemente ha detto il dottore che sarebbe una grande idea per un nuovo prodotto. Quindi diciamo che abbiamo introdotto il fluconazolo come cura dall'odynium. Creiamo insieme un prodotto, dottor Bassleer. Io ci sto. Let's work together. C'è una domanda del Pisacane, anzi una... Okay. It comes from a comment, I think. Dr. Bassleer, it was a great honor as an enthusiast and shopkeeper. So I followed you in this wonderful live. I wanted to congratulate you on the very high quality of your food. Thank you. Thank you. Niente, io direi che non lo so, se per quanto riguarda le domande, allora ce n'è ancora una, però non vorrei abusare del tempo del dottor Bassleer. Io ho solo qualche domanda di chi è online, che parlava sempre di Artemia, di cibo, ad esempio questa, Daniele Pepe. Daniele Pepe. Che parlava appunto se l'Artemia salina la facciamo schiudere noi, quindi la facciamo a casa in pratica, quindi non quella surgelata, se il rischio di contaminazioni si va a ridurre. If we make Artemia ourselves, does the risk decrease? You mean if you're breeding Artemia from the baby, the shelled egg, from Artemia egg, fish farming breeding, you still can have a chance of Vibrio. Yes, there have been proven cases that if you breed yourself, because the Vibrio is already on the Artemia egg. So it's already from the baby egg already introduced in the fish cans. Ha detto che tendenzialmente sta proprio sull'uovo, quindi non è che farebbe una grande differenza. Ah, ok. Bene. Benissimo. Ciro, che cosa dici? Possiamo Una... La domanda, diciamo... We can still go 30 minutes, no problem. Allora, only one question, No. sorry Metello. Vai. Volevo dire al dottore riguardo al fluconazolo e al trattamento dell'odiniasi se effettivamente eseguirà degli studi che ci tenga informato. Tutto qua. Giusto. If you're going to work on fluconazolo and odynium, please keep us informed because we are very curious about that. Okay, we should talk to Aquarium Münster. And now Dirk Paulsmeyer is also here in the chat. So Dirk Paulsmeyer might take a note if they are interested of using this product. It depends if there is a legal restriction in marketing the product.
So this all depends if there is a legal instruction of bringing this product on the market to make it interesting or not. Ha detto che ovviamente si deve sempre vedere se ci sono delle restrizioni legali per quanto riguarda portare o meno questi prodotti sul mercato, che potrebbe essere un piccolo problema. Auspichiamo che lui faccia altre live con noi. Ed è una domanda, questo libro il dottore ha pensato di fare anche edizione italiana per i grandi appassionati italiani? I understood it. Well, to be honest, I produced about 6 years ago an Italian book on freshwater fish. And we produced 1,500 books 6 years ago. Until now, we only sold 500 books. So I have still, after 6 years, 1,000 laying in the garage. The problem is book sales is very little. If you can guarantee all your hobbyists, 5,000, will buy Italian marine book, okay, no problem. Ha scritto questo libro, ne ha prodotte 1500 copie, dopo 6 anni ne ha vendute solo 500, quindi ne ha ancora altre 1000 nel garage. Ha detto però se voi vi assicurate che questo libro lo comprate tutti quanti, tutti gli iscritti, sicuramente scriverà uno. Marco, mettilo un attimo grande. Allora possiamo assicurare massima diffusione per i nostri oltre 5.500 iscritti. Chiaramente non sappiamo se saranno 5.000 o 500, ma comunque ci metteremo massimo impegno. Diglielo al dottore. He said that he will promote over his 5,050 and 500 subscribers to buy your book, even if you can't guarantee it. He will try his hardest. Ok, well. Potremmo dare ai nostri negozianti, ma scusami, digli pure al dottore che potremmo distribuire tramite i nostri negozianti italiani sponsor. Chiaro, potremmo dare questi libri in italiano. He could distribute those Italian books through their sponsors. Okay, because the freshwater book was distributed by Aquaristica. Acquaristica. Sì, negozi di acquaristica. Yes, Bologna. negozianti sponsor. In esclusiva, nostri negozianti sponsor italiani sul territorio nazionale. Aha, no problem. We can negotiate and you can be sponsor, distributor, no problem. Questo potremmo fare. Dobbiamo convincere i nostri iscritti a mettere su acquari d'acqua dolce, però. Oppure diciamo... No, io vedo Hepatus, Paracanthus. No, questo no. Io parlavo dell'altro, di quello in italiano. I would be honored that my Italian book, the marine book would be in Italian language. And if you're interested, please write me a message and we'll be in contact about that. Thank you. Ha detto se vi interessa tradurre, comunque gli piacerebbe tantissimo che questo libro venisse tradotto in italiano, se vi interessa teniamoci in contatto. Sì, questa cosa si può fare. Poi per quanto riguarda il dolce è chiaro che i nostri negozianti vendono sia diciamo pesci d'acqua dolce sia marini. È normale che poi chiaramente nel momento in cui il dottor Bassleer vorrebbe eventualmente distribuire questi libri tramite i nostri negozianti sponsor, che sono tra i migliori a livello nazionale, praticamente potrebbe anche dare libri con la traduzione in italiano per il dolce. He said that here our shops sell both saltwater and sweetwater fish. So their sponsors, they could actually give spread the translation of your book. Okay, thank you. That would be no problem. Thank you. Ragazzi, direi che più o meno abbiamo terminato. Non vorrei rubare troppo tempo al dottor Bassleer, che gli avevamo già
A un'ora e Siamo un un'ora e un quarto. quarto, Allora, esatto. però al dottore ci dobbiamo dire che non finisce qua, sicuramente ci saranno Naturalmente. modi e Anche tempi perché è uno dei per... nostri iscritti. al dottore partecipo questo. Il mio sogno già si è avverato a metà, conoscere lei. Un altro sogno è conoscere inventore metodo Balling, in quanto il nostro gruppo si chiama Balling Mania e noi sappiamo che il suo amico, il dottor Balling, noi gradiremmo averlo come ospite assieme a lei in futuro. Traduci, Amalia. So Grazie. he said that as glad as he is to have you here, his dreams are fulfilled only halfway. His second dream is to get to know the doctor who invented Balling method, that he knows is your friend, and he was proposing and advising if one day, maybe in the future, he could join us, the both of you together. Well, I would be happy to do so. So send me an invitation for Dr. Belling, and I will send it to him. Yes, And yes. I try to contact him. Great. Send Very me an good, very good. invitation, because he has many requests from hobbyists. So if you let me know what you like, what you want, and I can transfer to him, and then he can decide if he wants or not. But he is not a very public man. He is very humble, simple man. It's okay. Hans Werner. He's not much public speaker, and I know he's maybe problem with Italian, but he speaks good English. So maybe but you send me the message and I will transfer to Hans Werner Balling. Se proprio volete, ha detto, voi potete mandare lui un invito in modo che lui possa passarlo poi al dottor Belling. Ha detto, Perfect. nonostante comunque questo Desideriamo, non vogliamo, tanto- noi desideriamo il sogno di nostra vita, gruppo Balling Mania, sogno conoscere il dottor Balling. it's the dream itself to know this Dr. Balling. Yeah. Does Dr. Balling know about your group? Does he know? That's great. Il nostro gruppo, il dottor No, Balling. no. No, he doesn't apparently. Well, I will give you some contact, because you must contact Tropic Marine, because the Belling method is sold by Tropic Marine, and they will be very honored to see how active you are. So how good is this for the products of Tropic Marine to use the Belling method, Belling Mania. So this is very interesting. I'm sure they will be very happy. Ha detto che dovreste contattare coloro che comunque si occupano di questi prodotti. Esatto. Perché ha detto per quanto voi siete attivi e per quanto vi piace, ha detto ne sarebbero incredibilmente felici. Tra l'altro io già ho contattato perché il dottor Bassleer mi ha dato il suo indirizzo email. Lo sappiamo. E infatti volevo dire questo. Okay, Allora, io volevo concludere con i miei saluti. Allora, anche se c'è pandemia, io virtualmente abbraccio forte con grande affetto il dottor Bassleer e ringrazio particolarmente, se tutto questo è stato possibile, al nostro amico e amministratore Ferdinando Cristiano.